amici del canale anche oggi. Oggi vi faccio vedere come realizzare questa bellissima borsa con un punto celtico. La borsa misura 25 cm di larghezza, quindi abbiamo un fondo rotondo che ha sia di profondità che di larghezza 25 cm. Per un'altezza di 26 cm. La lavorazione del punto celtico è una lavorazione molto particolare e non del tutto semplicissima, però basta fare un pochino più di attenzione e avere il materiale adatto. Andiamo a vedere adesso i materiali che ho usato. Per la mia lavorazione io vado ad usare il macramè di Stafil. È un macramè, devo dire, molto morbido e per questo punto, il punto celtico, si è presentato veramente ottimo come materiale perché per le mani non è stato faticoso lavorarlo. Le rocchette sono composte da 100 grammi per 90 metri. Io ho usato un totale di 500 grammi, quindi 5 rocchette di macramè. La composizione di questo macramè è 70% cotone e 30% poliestere. Ecco perché, come vi dicevo, la lavorazione è stata veramente molto morbida. Ci viene consigliato l'uncinetto 5 o 6. Io per la borsa l'ho ridotto un pochino, ho usato il 4,5. Ovviamente voi potete fare sempre delle prove. Per il materiale, come sempre, nel box informazioni vi faccio trovare tutti i link utili per l'acquisto. Detto questo, passiamo al tutorial. Iniziamo il nostro tutorial con un anello magico. Io uso un uncinetto 4,5, quindi faccio una X, vedete qui ho il filo corto, qui ho il filo lungo. Attraverso questo che è l'anello, vedete, in questa maniera e mi aggancio così e realizzo 1, 2 e 3 catenelle. Adesso in questo cerchio magico io vado a lavorare 12 maglie alte totali. La prima sarà da 3 catenelle, filo sull'uncinetto, attraverso il cerchio magico e lavoro 12 maglie alte, quindi 2, 3, 4. Contiamo le nostre maglie: 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Ora andate a valutare ovviamente se avete bisogno di più maglie alte, perché dipende con quale filato ne stiamo lavorando. Il mio filato, che ha questa proprietà di avere anche del cotone, ovviamente è un po' più resistente ma è morbidissimo. Io tiro, vedete, il mio anello. Nel caso, secondo voi, avete bisogno di più maglie, quindi perché magari volete non è bello disteso, andate ad aggiungere sempre multiplo di 2, quindi invece di 12 ne metterete 14, perché noi abbiamo bisogno di un multiplo di 4, ok? Quindi io arrivo, vedete, sulla terza catenella, perché la prima maglia alta è quella formata da 3 catenelle e sulla terza io chiudo a maglia bassissima. Adesso 1, 2 e 3 e inizio la lavorazione con gli aumenti. Gli aumenti saranno aumenti che per ogni riga vanno a cambiare. Inizio con 2 maglie altissime in ogni punto, poi lavorerò una maglia alta e 2 maglie alte, quindi un aumento in quello dopo, poi dalla riga dopo lavorerò 2 maglie alte come si presentano e un aumento, poi 3 maglie alte e un aumento, 4 maglie alte e un aumento e così via. Quindi per questa riga io devo lavorare 2 maglie alte in ogni punto, quindi entro, vedete, nello stesso punto e lavoro un'altra maglia alta e ho realizzato così, vedete, un aumento. Adesso filo sull'uncinetto, in quello dopo lavoro 2 maglie alte nello stesso punto
in quello dopo di nuovo 2 maglie alte nello stesso punto. Quindi adesso in ogni punto andate a realizzare 2 maglie alte fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Quando arrivo, vedete, a fine riga, di nuovo, dove ho le 3 catenelle, io sulla terza chiudo a maglia bassissima. Adesso, se qui abbiamo lavorato 2 maglie alte in ogni punto, adesso lavoreremo una sola maglia alta, che in questo caso è da 3 catenelle, e in quello dopo 2 maglie alte nello stesso punto, 1 e 2. Quindi per tutta la riga lavoreremo sempre una sola maglia alta in un punto e 2 maglie alte in quello dopo, 1 e 2. Quindi adesso andate a proseguire lavorando una maglia alta in un punto, 2 in quello dopo, una maglia alta in un punto, 2 in quello dopo, fino ad arrivare alla fine della riga. Ho terminato la mia terza riga. Allora io termino sempre con un aumento, vedete, sempre 2 maglie alte nell'ultimo punto. Un'altra cosa importante è che ad ogni riga noi avremo sempre 12 maglie in più, quindi abbiamo iniziato con 12, nella riga successiva avremo 24 maglie alte, più 12 avremo 36 maglie alte. Ancora nella riga dopo 36 maglie alte, sempre più 12, quindi saranno 48. E quindi voi dovete andare sempre a contare le vostre maglie per vedere se state lavorando bene. Arrivo di nuovo qui sulla maglia alta e chiudo maglia bassissima in questa maniera qui. Vedete, il mio cerchio leggermente si solleva, ok? Perché, come vi ho detto, ha una fibra di cotone, però basta stenderlo, vedete, va bene. Faccio così per non rischiare di farlo troppo largo, ok? Adesso come dovete andare a proseguire? Se qui abbiamo lavorato una maglia alta e un aumento, una maglia alta e un aumento, nella riga successiva lavoreremo 2 maglie alte, quindi 1 e un'altra maglia alta nel punto dopo e in quello dopo un aumento, quindi 2 maglie alte. Di nuovo 2 maglie alte nei prossimi 2 e nel terzo un aumento. Quindi adesso dovete andare a proseguire in questa maniera qui. Aumenteremo sempre le maglie alte. Quindi qui ho fatto 2 maglie alte, un aumento, 2 maglie alte, un aumento. Nel giro dopo lavorerò 3 maglie alte e un aumento. Nel giro dopo 4 maglie alte e un aumento. Poi 5 maglie alte, un aumento, 6 maglie alte e un aumento. In questa maniera il nostro tondo ovviamente all'uncinetto va ad allargarsi. Io arrivo ad una larghezza di circa 25-26 cm. Ho proseguito, quindi vedete il mio tondo fino ad arrivare ad una larghezza di 25 cm. E ho lavorato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 righe, ok? Sul mio tondo io a questo punto ho 96 maglie alte. Adesso guardate, io devo avere un multiplo di 4 e quindi con 96 ci siamo, più una maglia alta. Quindi che cosa faccio? Ho 96 maglie alte, me ne serve un'altra, quindi filo sull'uncinetto. Quando ho completato, vedete, con le 6 maglie alte e un aumento, invece di chiudere, vado a lavorare un'altra maglia alta qui alla fine prima delle 3 catenelle. Entro sulla terza catenella e chiudo a maglia bassissima. Ed ecco che ho 97 maglie alte. Adesso io devo andare a lavorare il mio punto celtico.
Il punto celtico si sviluppa su un multiplo di 4, quindi lavorerò per i prossimi 4 punti. Quindi 1, 2 e 3 sarà sempre la catenella dove io vado a sollevare il mio lavoro, ok? Adesso doppio filo sull'uncinetto, guardate bene, quindi 2 volte filo sull'uncinetto, salto 2 punti, quindi salto 1, salto 2, nel terzo mi aggancio, vedete, e lavoro una maglia altissima, quindi scarico 2 volte il filo, scarico 2 volte il filo e scarico 2 volte il filo, quindi scarico il filo per 3 volte. Di nuovo doppio filo sull'uncinetto, entro nel punto dopo e lavoro un'altra maglia altissima scaricando per 3 volte il filo e mi trovo, vedete, in questa maniera. Adesso io devo tornare indietro e lavorare questi 2 punti. Lavoreremo sempre il primo e poi il secondo, quindi 2 volte filo sull'uncinetto, sul davanti, guardate, io entro in questa maniera qui, prendendo entrambe le asole e lavoro la maglia altissima, scaricando sempre per 3 volte il filo. Adesso doppio filo sull'uncinetto, entro nel secondo punto, vedete che ho saltato e di nuovo lavoro la mia maglia altissima. E così ho lavorato il primo modulo. Ora tutti i moduli della prima riga andranno lavorati in questa maniera qui. Di nuovo, guardate, doppio filo sull'uncinetto sempre. Fate attenzione a non entrare nel punto già lavorato, ma devono essere 4 punti senza lavorare. Quindi 1 e 2 li salto, entro nel terzo e lavoro la prima maglia altissima. Di nuovo doppio filo sull'uncinetto, entro in quello dopo e lavoro la mia maglia altissima. Adesso devo tornare indietro e lavorare i 2 punti che ho saltato, doppio filo sull'uncinetto, entro, guardate bene, nel primo che ho saltato, sempre nel primo che ho saltato, carico il filo e lavoro la mia maglia altissima. Vi devo dire che questo filato per questa lavorazione si presta benissimo perché è molto morbido. Adesso torno indietro nel secondo, vedete che ho saltato e lavoro la maglia altissima. Allora, a questo punto può sembrare veramente molto difficile, ma è solo una questione di pratica. Voi guardate bene i passaggi, magari all'inizio con i passaggi che andate a mettere indietro in continuazione e fate delle prove. Ho lavorato, vedete, il secondo modulo. Ancora vi faccio vedere una volta. Doppio filo sull'uncinetto, saltiamo 2 punti, vedete che non sono lavorati perché questo è lavorato. Nel terzo mi aggancio e lavoro la maglia altissima. Di nuovo 2 volte filo sull'uncinetto, nel prossimo lavoro un'altra maglia altissima. 2 volte filo sull'uncinetto, torno indietro nel primo, guardate bene, allargate un po' il lavoro per non fare l'errore di entrare in quello lavorato, torno indietro e lavoro la maglia altissima. Doppio filo sull'uncinetto e lavoro l'altra maglia. Ed ecco, guardate come si presentano i moduli man mano che lavoriamo. Adesso dovete andare a proseguire così per tutto il nostro tondo fino ad arrivare dove abbiamo le 3 catenelle. Quando arriviamo a fine riga, se abbiamo lavorato correttamente, abbiamo 1, 2, 3 e 4 punti da lavorare. Quindi lavoriamo questi ultimi punti, carichiamo sempre 4 fili, saltiamo i primi 2 punti
e nel terzo lavoriamo una maglia alta, di nuovo nel quarto una maglia altissima, anche se dico maglia alta ovviamente è sempre la maglia altissima che andiamo a lavorare, di nuovo 2 fili sull'uncinetto, torniamo indietro, lavoriamo il primo punto, 2 fili sull'uncinetto, torniamo indietro e lavoriamo il secondo. E adesso sulla terza catenella 1, 2, 3 andiamo a chiudere a maglia bassissima. E adesso vedete che il nostro intreccio è completato. Adesso 1, 2 e 3 catenelle e dobbiamo iniziare la lavorazione a intreccio. Allora, per tutta la lavorazione, la prossima sarà la prima riga e poi ci sarà la seconda riga, e per tutta la lavorazione noi andremo sempre a ripetere la prima e la seconda riga. Per la prima riga noi saltiamo, vedete, questi 2 punti, noi li lavoreremo al ritorno della lavorazione, quindi ci concentreremo su questi 4, 1 e 2, 3 e 4. Ok? Adesso mi stendo un po' la lavorazione così. Allora, vi dicevo, saltiamo questi 2 punti, doppio filo sull'uncinetto e lavoreremo prima sul terzo e sul quarto, vedete che sono un po' più rientrati, quindi più nascosti, e poi torniamo indietro e lavoreremo su questi in rilievo. Quindi io lavoro la terza, doppio filo sull'uncinetto e lavoriamo il quarto, sempre attraversandolo, vedete, in questa maniera qui. Adesso saranno tutti i punti in rilievo, doppio filo sull'uncinetto e devo tornare indietro e lavorare questi 2, vedete che sono più visibili, e devo tornare indietro in questa maniera qui, proprio dietro, guardate la lavorazione, prendo il primo punto, lo attraverso così, carico il filo e lavoro la maglia altissima. Ora di nuovo doppio filo sull'uncinetto, devo tornare indietro e prendere la seconda, vedete, io faccio così, la attraverso e poi me lo porto sul davanti così per lavorare ovviamente più comodamente, e di nuovo scarico la mia maglia altissima. Ed ecco, vedete che già si va a formare l'intreccio. Adesso dobbiamo andare a proseguire ovviamente per gli altri 4 punti, quindi saranno sempre su questi 4 che noi lavoriamo, 1 e 2 in rilievo e 1 e 2 più nascosti. Quindi inizio, salto i 2, inizio dal terzo, poi il quarto, attraversandolo sempre così, doppio filo sull'uncinetto e devo tornare indietro, torno indietro, vedete, così. Adesso ripetiamo il modulo fino ad arrivare a fine riga. La prima maglia e lavoro la maglia altissima, doppio filo sull'uncinetto e lavoro il secondo, sempre da dietro, vedete, io faccio così perché mi trovo meglio a portarmeli poi sul davanti così. Ed ecco qui, vedete, ma i moduli cresceranno e andranno a creare sempre questo intreccio uno sull'altro. Di nuovo vi faccio vedere un'ultima volta prima di proseguire. Dobbiamo lavorare di nuovo su questi 4, i primi 2 in rilievo e i 2 più nascosti. Lavoreremo prima sul terzo e sul quarto, quindi andiamo a saltare i primi 2, attraverso la terza, doppio filo sull'uncinetto, lavoro il quarto, doppio filo sull'uncinetto, torno indietro, quindi torno indietro, sempre da dietro, vedete, vado da dietro, prendo il primo così e lavoro la maglia altissima.
Di nuovo doppio filo sull'uncinetto, torno sempre indietro, prendo la seconda maglia e la lavoro a maglia altissima. Ed ecco che ho lavorato, guardate, 3 moduli. Arrivo quindi, vedete, alla fine della riga. Qui ho le 2 maglie, vedete, in rilievo, e ho le 3 catenelle. Sulle 3 catenelle un consiglio che vi do è quello di mettere sempre un marcapunti. Ok, io l'ho messo adesso, ovviamente lo rimettiamo dopo, perché quando arriviamo, vedete, alla lavorazione ci fa vedere bene, insomma, il punto di che abbiamo finito la riga, ovviamente. Adesso, come vi dicevo, noi abbiamo saltato questi 2 punti e ovviamente ce ne troviamo solo 2, quindi questi 4, questi 2 più questi 2 vanno lavorati insieme, quindi doppio filo sull'uncinetto. Io lavoro prima sempre il terzo e il quarto punto, come abbiamo lavorato ovviamente per tutta la riga. Di nuovo doppio filo sull'uncinetto, prendo la quarta e adesso doppio filo sull'uncinetto, torniamo indietro, prendiamo la prima e di nuovo prendiamo la seconda. E adesso vedete abbiamo completato praticamente la riga. Adesso dove ho messo il marcapunti, ma sulla terza catenella chiudiamo a maglia bassissima e così vedete abbiamo completato l'intera riga. Ora per la seconda riga lavoriamo sempre le 3 catenelle, sulla terza metto un marcapunti e adesso qui non dobbiamo saltare nessun punto, lavoreremo prima le 2 maglie, vedete, a rilievo davanti e poi andremo a lavorare queste 2 più nascoste, vedete che che sono dietro di qua, quindi su questi 4 punti si concentrerà il nostro lavoro. Ok, quindi doppio filo sull'uncinetto, inizio, abbiamo detto 1 2 3 e 4, inizio dalla terza, doppio filo sull'uncinetto e lavoro la quarta. Adesso io devo sempre tornare indietro per la lavorazione, quindi noi torniamo sempre indietro per il punto celtico e dovrò lavorare il primo e poi il secondo. Questa volta però lo lavoriamo sul davanti, vedete, è molto più semplice. La seconda riga sarà più semplice. Doppio filo sull'uncinetto di nuovo e lavoriamo la seconda. Ed ecco che abbiamo completato il modulo. Adesso dobbiamo proseguire sempre così, vedete? Quindi sempre sui 2 punti in rilievo lavoriamo le prime 2 e poi torniamo indietro su questi più nascosti. Quindi doppio filo sull'uncinetto, entro nel terzo punto, nel quarto punto, andiamo ad individuare le maglie, eccole qui, vedete queste 2, doppio filo sull'uncinetto, entro nella prima, quindi lavoriamo sempre quando torniamo indietro la prima e poi la seconda, doppio filo sull'uncinetto e lavoriamo la seconda. Ed ecco il secondo modulo. Adesso vi faccio vedere un'altra volta prima di andare avanti. Di nuovo doppio filo sull'uncinetto, isoliamo i 4 punti, 1 2 3 e 4, lavoriamo prima sul terzo, doppio filo sull'uncinetto,
lavoriamo il quarto, scusate, torno indietro, lavoro il primo, eccolo qui, e poi doppio filo sull'uncinetto, lavoro il secondo. Ed ecco, guardate come viene l'intreccio, vedete, man mano sale sempre di più. Adesso andate a proseguire in questa maniera fino ad arrivare dove abbiamo chiaramente il nostro marcapunti. A questo punto, vedete, io arrivo alla fine della mia riga dove ho gli ultimi 4 punti da lavorare, quindi questi 2 in rilievo e i 2 più nascosti, e li lavoro. Quindi se avete lavorato correttamente dovete trovarvi in questa maniera, lavoro i primi 2, 1 e 2, e poi vedete devo tornare indietro e lavorare il primo e poi il secondo. E così, vedete, abbiamo completato la seconda riga di lavorazione che verrà alternata. Adesso il marcapunti ci aiuta, vedete, ci aiuta più che bene, perché io tolgo il marcapunti, entro all'interno e ovviamente qui devo iniziare poi la prossima lavorazione. Ed ecco, guardate, quindi la borsa si solleva con questo punto molto bello, vedete, man mano va sempre più a sollevarsi. Adesso non dobbiamo fare altro che ripetere la prima riga, poi la seconda, di nuovo la prima riga e poi la seconda. Per la prima riga iniziamo sempre alla stessa maniera, quindi 3 catenelle, su questa metto il marcapunti. Adesso per la prima riga noi i primi 2 punti li saltiamo, quindi questi 4 li andremo sempre a lavorare al ritorno, ok? Per la prima riga lavoriamo prima i 2, vedete, che sono più nascosti e poi quelli in rilievo, quindi 2 fili sull'uncinetto, lavoro il primo, vi faccio vedere giusto un po' di inizio, tanto basta che voi mandate indietro la telecamera, filo sull'uncinetto e lavoro la seconda. Adesso per questa riga lavoreremo indietro, quindi doppio filo sull'uncinetto, torniamo indietro, vedete, proprio dietro la lavorazione in questa maniera qui, e dobbiamo prendere il primo punto, così io lo prendo, esco, vedete, così sul davanti, così ho più visibilità, ovviamente scarico i 2 fili, scarico 2 fili ed ecco fatto. Doppio filo sull'uncinetto, di nuovo, vedete, vado dietro, prendo la seconda maglia e lavoro un'altra maglia altissima. Ed ecco, vedete che l'intreccio viene sempre più bello, vi devo dire la verità, è una lavorazione stupenda questa. Quindi adesso ripetete la prima riga, poi mandate il video indietro, ripetete la seconda, sullo schermo vedrete prima e seconda riga e andate sempre ad alternare così. La prima e la seconda riga avranno di differenza praticamente come andiamo a lavorare, mentre per la prima riga noi torniamo indietro, vedete, a lavorare i 2 punti all'indietro. Per la seconda riga invece li lavoriamo sempre sul davanti, quindi torneremo sempre indietro perché la lavorazione è sempre uguale, si lavorano prima il terzo e il quarto, poi si torna indietro e si lavora il primo e il secondo. Però nella seconda riga noi lavoreremo sul davanti, nella prima invece, come adesso, lavoriamo sul dietro. Queste sono le differenze, però vi ripeto, basta che fate un po' di prove e vedete che il punto non è così difficile come sembra, ma ne vale la pena perché è stupendo. Quindi andate avanti ripetendo sempre prima e seconda riga fino ad una certa altezza. Io proseguo e poi vi dico quanti centimetri ho realizzato.
Io ho proseguito per un totale di 13 righe che in centimetri sono 20 centimetri. A questo punto dobbiamo andare a isolare ovviamente i punti centrali per il nostro manico. Io ho un totale di 96 maglie più le 3 catenelle che usiamo per sollevarci. Ovviamente le 3 catenelle io per questo giro non le conto, ok? Andate a chiudere non sulle 3 catenelle, ma andate a chiudere sul primo punto. E andiamo a dividere le maglie. Ovviamente avremo 48 maglie sul lato e 48 sull'altro, visto che sono 96 totali. Io che cosa faccio? Dal lato, vedete dove ho terminato la lavorazione, conto 17 punti, quindi compreso questo io vado a contare 17 punti ed isolo 14 maglie alte, altissime, in questo caso centrali, ok? Conto poi i miei 34 punti e di nuovo metto il marcapunti sui 14 centrali e poi ovviamente conto 17 da questo lato. Quindi è abbastanza semplice, ok? Quello che dovete capire è che se andaste a lavorare una misura più grande, ovviamente dovete centrare circa 14 centimetri, 14 maglie basse centrali, che sono in centimetri circa 10 centimetri, ok? Vi dico le misure, così voi potete ovviamente anche andare a fare una misura più grande. Adesso come andiamo a procedere? Allora, non lavoriamo più le nostre maglie altissime, quindi non lavoriamo più il nostro punto celtico. Io inizio con una catenella, su questa vado a mettere un segno, un marcapunti, una spilletta, e adesso entro, vedete, in ogni punto e lavoro una maglia bassa. Arrivo, vedete, dove ho i marcapunti. Noi abbiamo isolato 14 maglie, ok? Quindi significa che io questo non lo lavoro, tolgo il marcapunti e inizio a lavorare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 catenelle. Adesso ho lavorato i miei 14 punti, vedete, in questa maniera qui ho 14 maglie. Che cosa faccio? Io vado a chiudere su quello dopo il marcapunti in questa maniera, quindi togliamo il marcapunti e abbiamo questa situazione. Adesso in ogni punto lavoriamo una maglia bassa e lavoriamo le maglie basse fino ad arrivare, vedete, all'altro marcapunti. Una volta vedete che arrivo da quest'altro lato, faccio la stessissima cosa, quindi dove ho il marcapunti, vedete, mi fermo nel punto precedente, lavoro la maglia bassa, 14 catenelle e poi salto il punto dove ho il marcapunti e qui vado a lavorare in questa maniera, ok? Adesso una maglia bassa su ogni maglia bassa fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Arrivo, vedete, alla fine dove ho completato la mia lavorazione. Adesso dove ho il marcapunti lo tolgo, ovviamente. Qui abbiamo, vedete, la maglia bassa e poi abbiamo fatto la catenella. Io entro nella maglia bassa ma non lavoro la catenella, entro direttamente, vedete, nel punto dopo, ok? E qui vado a mettere sempre un marcapunti. E adesso dobbiamo lavorare le nostre maglie basse, lavorando ovviamente anche dove abbiamo la nostra catenella. Quindi maglie basse in ogni punto.
Ecco, vedete come la lavorazione viene fatta, ovviamente con le maglie basse. Arriviamo, vedete, dove abbiamo la nostra catenella, eccola qui, vedete, io entro in ogni punto e lavoro una maglia bassa. In questa maniera, vedete, una maglia bassa in ogni punto. E così lavoriamo il nostro manico. Ovviamente adesso andate a proseguire lavorando una maglia bassa su ogni punto. Quando arrivate da quest'altro lato fate la stessa cosa fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Una volta vedete che io ho completato la prima riga di maglie basse, questo sarà il nostro risultato. Adesso devo andare a proseguire un totale di maglie basse per andare ovviamente a ispessire quello che è l'impugnatura del nostro manico. Semplicemente, vedete, noi togliamo il marcapunti, lavoriamo la maglia bassa e rimettiamo il marcapunti. E lavoriamo una maglia bassa in ogni punto e quando ritorniamo, vedete dove abbiamo il marcapunti, di nuovo una maglia bassa e marcapunti. Io adesso vado a fare un tot di righe e poi vi dico quante righe ho realizzato. Ho proseguito lavorando un totale di 5 righe. Quando arrivo, vedete dove ho il marcapunti, tolgo il marcapunti, tiro il filo in questa maniera e adesso dobbiamo andare a chiudere. Per chiudere io salto un punto, entro in quello dopo e vado, vedete, a stringere la lavorazione. In questa maniera non si vedrà lo scalino. Adesso da dietro entro attraverso il nodino, vedete, del punto al centro e tiro il filo verso l'interno, così. Tiriamo la lavorazione e andiamo a nascondere ovviamente il filo all'interno. In questa maniera non si vedrà il nostro scalino. Adesso a questo punto la nostra borsa è terminata. Io che cosa faccio? Vado a inserire una fodera di feltro. Per la fodera di feltro io ho realizzato un tutorial, vi metto il link sul mio canale, vi metto il link nel box informazioni. Per la fodera di feltro la trovate sempre nel catalogo Staffil. Io vi ringrazio di aver seguito il mio tutorial e vi rimando ad uno dei miei prossimi tutorial.